Ciao da Fulvia e ben ritrovati in Bluespin Art. La vedete qua sotto è la mia Granny Edelweiss. Ha questo gusto tipicamente alpino, oserei dire, per questi inserimenti in 3D che si inseriscono in modo equilibrato su tutto il quadrato. La sua lavorazione è veramente molto semplice. Vi lascio adesso lo schemino, vi ho fatto proprio passo per passo tutto il giro di lavorazione così potete seguirlo. Se non sono stata chiara in qualche punto, per favore scrivetemelo perché l'ho proprio fatto, come si dice, on the road, veloce. Ho voluto farvelo vedere subito, quindi magari non sono stata molto attenta a spiegazioni particolari, ma come dicevo, lo schemino che allego vi chiarisce sicuramente i passaggi. È di facile realizzazione e nello stesso tempo create veramente una cosina molto molto carina. Io ho utilizzato la rimanenza di alcuni filati che avevo e l'uncino 5. Si parte da un centro cerchio magico e si prosegue alternando questo inserimento 3D con giri semplici tutti a punti alti. Vi lascio quindi alle prossime immagini, scrivetemi se vi è piaciuto e se eventualmente l'avete utilizzata per un vostro lavoretto. Un saluto e alla prossima. Ciao, buono spin da Fulvia. Eccolo qua. Innanzitutto vi faccio vedere il diagramma, lo schemino che ho rifatto per voi, perché quelli che ho trovato in giro non erano di facile riproduzione. Dunque, ve lo spiego così poi se avete delle domande potete scrivermele. Iniziamo, vi dicevo, dal cerchio magico. Saliamo con una catenella di 3, che è il primo punto alto, ed eseguiamo punto alto, catenella, sempre 3 punti alti, catenella, 3 punti alti, catenella, 3 punti alti, catenella e chiudiamo con un punto bassissimo. Quindi il primo giro è questo in blu ed è velocissimo, di facile esecuzione. Il secondo giro è questo in nero, quindi saliamo sempre subito dove abbiamo chiuso, che si crea questo primo buco di fianco perché è quella della separazione, entriamo subito qui con queste 3 catenelle che sono il punto alto che poi incroceremo chiudendo. Subito una quarta catenella che è quella di separazione, 3 punti alti nel varco sotto, 2 di separazione e 3 punti alti. Proseguiamo così tutto il secondo giro e anche qui non ci sono interventi particolari da fare, sono sempre tutti punti alti, anche quando non lo specifico, comunque il giro base sono sempre punti alti. Quindi alla chiusura del secondo giro, questo in nero per intenderci, saliamo sempre con le nostre 3 catenelle, è il primo punto alto, e il secondo punto è un doppio punto alto che inseriamo frontalmente nel gruppetto dei punti alti sottostanti. Quindi attraversiamo tutto lo spazio che abbiamo creato dal giro prima e ci ancoriamo al primo gruppo di punti alti. Proseguendo, punto alto, separazione e gruppetti dei punti alti sempre con l'angolo di 2 catenelle. Incrociamo sempre così ed eseguiamo tutti nello stesso modo il punto intermedio che andiamo a trovare. È sempre un doppio punto, questo inserito, ed è sempre agganciato frontalmente. Quindi poi il resto del giro prosegue e si sviluppa sempre con i 3 punti alti. Quindi proseguendo abbiamo trovato il giro verde
inseriamo subito le 3 catenelle laddove chiudiamo il giro col punto basso, un punto di separazione e 3 punti alti, separazione, 3 punti alti, 2 di separazione perché è l'angolo e così discorrendo per tutto il giro. Questo è un giro in cui vengono inseriti soltanto punti alti negli spazi sottostanti. È con l'ultimo giro che creiamo sempre l'effetto 3D che abbiamo riproposto prima. Quindi salendo con le nostre 3 catenelle laddove ci siamo chiusi, ecco che il doppio punto alto va ad agganciarsi esattamente al doppio punto alto che avevamo creato sottostante, quindi andiamo proprio a infilarci nel punto che risulta così in rilievo che abbiamo fatto sotto. Inseriamo poi il punto alto, la separazione, sempre il punto alto nel varco sottostante e anche qui andiamo a inserire il doppio punto alto nella parte intermedia, quindi nel giro sotto. Non è difficile da comprendere, spero che sia abbastanza chiaro. Di fatto sono la ripetizione degli stessi punti e i doppi punti vanno sempre inseriti nel mezzo dei gruppettini dei punti alti. Io vi lascio comunque questo schema sempre nell'angolino quando effettuo la lavorazione vera e propria, perché in questo modo magari riuscite a comprendere e non vi perdete, diciamo così, nell'esecuzione, nella sequenza dei punti. Buon lavoro, ripeto, se avete qualche domanda da fare, scrivetemelo. Avanti allora. Iniziamo la grammy creando un cerchio magico e inseriamo i primi 3 punti alti, quindi il primo punto alto è una catenella di 3, 1, ops, il filo, 2, 3 e altri 2 punti alti dentro il cerchio magico. 1 e 2. Ora una catenella di separazione e altri 3 punti alti. Eseguiamo in tutto 4 gruppi di 3 punti alti, 2, 3, ecco, ops, intervallati sempre da una catenella. Quindi i primi 2 gruppi sono questi, catenella, e adesso eseguiamo gli altri 2 gruppi. Quindi il primo giro, la parte centrale, come vedete, non ha alcun tipo di difficoltà e nessun disegno particolare. Sono punti alti, catenella di separazione e adesso effettuiamo gli ultimi 3 punti alti. Stringiamo ecco un po' il centro magico, 1, 2 e 3. Ok, sempre la catenella di separazione e adesso ci chiudiamo, stringiamo ecco ancora un po' il cerchio, ci chiudiamo con un punto bassissimo nella prima maglia che abbiamo eseguito inizio giro. Ops, un po' duro, ecco qui. Procediamo a fare il secondo giro. Questo è come si presenta. Bene, per il secondo giro cambiamo il colore del filo. Io ho scelto di utilizzare 3 colori per questa grammy, quindi infilando sempre nella stessa catenella tiro su l'altro colore ed eseguo
nel primo spazio che già ho a disposizione le prime 3 catenelle che sono il corrispettivo del primo punto alto. Ora saltiamo direttamente nello spazio fra i gruppetti dei punti alti e inseriamo un punto alto. Gruppetti di 3. Laddove avevate quindi lo spazio della catenella di separazione, ora inseriamo nel medesimo punto 2 gruppetti di punti alti, questa volta intervallati da 2 catenelle. Stiamo facendo di fatto diventare quadrato il nostro lavoro. Quindi ora una catenella di separazione, andiamo a pescare l'altro buco fra i gruppetti sottostanti e facciamo il primo gruppo di 3 punti alti. Ops, il filo che mi torna su, ecco, terzo punto alto, voilà, essa. Vedete? Già sembra un po' più quadrato. Adesso effettuiamo 2 punti anche dall'altra parte. Qui ce n'è soltanto uno, vi ricordo. 2 e nel medesimo punto, spazio, inseriamo i 3 punti alti. Proseguiamo così per tutto il giro. Abbiamo già inserito 2 colori diversi. Per il prossimo giro inseriremo il terzo colore. Ops. Andiamo avanti a fare il nostro quadratino. Due e 3. Io gli ho messo comunque lo schemino da tenere sott'occhio, così a disposizione vi serve come traccia, ma diciamo che questi primi giri, ripeto, non hanno difficoltà. Ci avviamo a fare la fine del giro, terzo, ecco qua, vedete i primi 3 angolini fatti, 1, 2, 3, ecco qui, e adesso andiamo a fare gli ultimi 3, una catenella di separazione, e dal momento che ce n'è uno che abbiamo fatto inizialmente dobbiamo inserirne soltanto 2, quindi 2, perché il terzo è già fatto. Quindi il primo gruppetto fatto, abbiamo fatto una catenella di separazione, adesso gli ultimi 2. E adesso, vedete, 2 ci inseriamo in testa, ecco di là, punto bassissimo, chiuso. Il nostro centro è fatto. Adesso stringiamo leggermente, io mi sono un po' ingarbugliata col filo dietro, magari prestate attenzione, ecco. Stringiamo un po' il centro magico e il nostro primo quadratino di base è fatto. Adesso con l'altro giro cambiamo colore. Sempre con l'ultima catena inseriamo direttamente il cambio colore e subito nel primo spazio
inseriamo le prime 3 catenelle, che sono poi il corrispettivo, ripeto sempre, del primo punto alto. Mi aggancio bene con un punto basso, così 1 2 e poi 3, salgo. Ok, adesso monto un doppio punto alto che dovrà essere inserito sotto, prendendo frontalmente con l'uncino, vedete, nella parte centrale del fiorellino sotto, mi aggancio, prendo il filo, tiro fuori e finisco di creare il doppio punto alto. E così mi sono agganciata al petalo sotto. Eseguo un punto alto nello spazietto e il primo gancio inserito è fatto. Ora proseguo con una catenella di separazione e mi avvicino all'angolo, creando sempre l'angolo con 3 punti alti, 2, 3 punti alti, 2 di separazione e ancora 3 punti alti nello stesso spazio. 2 e 3, ok. Sempre un punto di separazione più un punto alto nello spazio che trovo sotto. E adesso il doppio punto alto agganciato frontalmente, quindi sotto, mi aggancio, prendo il filo, tiro fuori e finisco il doppio punto. Olè. Un punto alto sempre nel medesimo spazio e anche il secondo aggancio, il nostro motivo in 3D, diciamo così, è creato. Sto proseguendo, sto andando avanti e sto concludendo il giro. Inserisco sempre l'uncino nel mezzo del petalo sottostante e proseguo la mia decorazione, se così si può chiamare, questo effetto in 3D molto carino che dà questa bella personalizzazione alla nostra granny. Ecco, vedete, ho fatto i primi 2 angoli, il centro e questi sono i primi 3 raggi che ho creato. Ora vado avanti e giro sull'angolo, quindi 3 punti alti come abbiamo sempre fatto, 2, 3, 2 catenelle di separazione perché sono quelle che creano l'angolo e altri 3 punti alti dalla parte opposta, così ci giriamo, ecco, 2, 3. Bene, una catenella, un punto alto dentro lo spazio sottostante, doppio punto alto per andare a prendere sotto la parte centrale del mio gruppetto di punti alti sottostanti. 1 2, il doppio alto fatto, un altro punto alto semplice dentro il buchino. Ops, sono stata troppo veloce, ho perso l'aggancio. Ok, e adesso uno di separazione e facciamo l'ultimo angolo. 1. Ok, ci stiamo avvicinando quindi alla chiusura anche del terzo giro e del terzo colore. 2 catenelle, ecco qui, giriamoci
3 punti alti anche da questa parte. Ok, e ci siamo. Bene, anche l'altro angolo fatto. Dobbiamo andare a chiuderci in testa al punto alto che abbiamo fatto, così chiudiamo il giro. La nostra piccola grammy è già creata, volendo potete anche fermarvi qui. Noi adesso però facciamo tutto un altro giro senza inserimenti particolari, solo gruppetti di 3 punti alti con lo stesso intervallo che abbiamo fatto prima. Poi prendiamo il filo dietro che ho lasciato attaccato perché è dello stesso colore del centro e cambio colore. Quindi prendo il filo dell'altro colore, lo tiro su direttamente nello stesso anellino che ho lasciato e nel medesimo punto in cui mi sono fermata inserisco i primi punti. Poi vedete, entreremo a fare lo stesso motivo per tutti gli altri gruppetti. Quindi prima di tutto ci agganciamo sotto con il doppio punto. Ovviamente ho saltato un passaggio, facciamo prima il punto alto. Ecco, adesso sto proseguendo. Lo schema è praticamente lo stesso, vedete, un punto alto all'inizio, il doppio punto che si inserisce sotto e un altro punto alto. La solita catenella di separazione, un punto alto ancora nello spazio sottostante e adesso inseriamo anche il secondo motivo di decoro che andiamo a prendere sempre fra i gruppetti di punti alti sottostanti, sempre in quello centrale, e così inseriamo anche l'ultimo motivo con l'aggancio frontale, sempre un altro punto alto a chiudere il nostro spazio. Ecco, questi sono le due parti centrali appena create. Piano piano prende forma. Vado avanti ancora un attimo così vi faccio vedere, sempre uno spazietto, creiamo l'angolo questa volta senza inserimenti particolari, quindi sempre con 3 punti alti. Si ripete sempre lo schema, 2 catenelle di separazione e giriamo dall'altra parte. Anche qui effettueremo sempre l'ingresso nel centro sotto, qui, poi prendiamo l'aggancio centrale e dall'altra parte. Ecco che ci troviamo nello spazio interessato dal nostro intervento del doppio punto alto sotto il punto alto centrale. Ops, mi sto spostando un po' dal video, mi rendo conto, scusate, che magari non mi vedete, però insomma di fatto ormai avete capito come si ripete lo schema. Altro punto alto, ecco qua, abbiamo fatto anche l'altro inserimento. Proseguiamo così, uno di separazione, un punto alto, il doppio per prendere la parte centrale della nostra granny e chiudiamo il doppio. Voilà.
Ops, e adesso prendiamo ancora un punto alto e andiamo avanti in questo modo a ripetere gli inserimenti per tutti i lati. È molto semplice questa granny, lo schema si ripete, però questi inserimenti, pochi ma buoni direi io, danno proprio questo gusto molto carino ed è una piastrella, è una granny che si può fare con ogni genere di filato e sì, direi che forse come gusto, come stile è indicato più per l'inverno perché ricorda un po' alla stella alpina, no? Ma l'Edelweiss, come mi piace chiamarla. Però ecco, comunque fatto anche di cotone leggero, sicuramente per abiti più estivi dà il suo bel carattere e la sua personalizzazione. Io intanto sto girandomi anche dall'altra parte, così proseguo e chiudo di fatto la granny con questo giro. Abbiamo fatto, vedete, i 3 inserimenti, 1, 2, 3 e adesso ripetiamo dall'altra parte. Ecco qui terminata la nostra granny. È venuta proprio molto carina. Io ho scelto di terminarla con questa grandezza 10x10, più o meno sono 10x10 centimetri e sono 1, 2, 3, 4, 5 giri di fatto. Ovviamente voi potete decidere di fermarvi al giro prima o addirittura ingrandirla. Per ingrandirla basta alternare i giri sia quelli a punti alti, semplici, che quello poi successivo di inserimento del nostro intervento a 3D. Direi che il risultato è molto carino e molto semplice. L'ho chiamata Edelweiss, non so se ha un nome particolare, però a me ricorda un po' la stella alpina, un po' questo gusto di montagna, perché è fatto con la lana grossa e colori tipicamente invernali, si presta tantissimo a cardigan o anche semplicemente a coperte. In ogni caso vi faccio vedere anche tono su tono gli altri colori che ho utilizzato. Sono sempre gli stessi, naturalmente giocato su bilanciamenti diversi e diciamo che nella complessità tutto risulta molto carino. Vi lascio alla vostra creatività, al vostro gusto, ai vostri colori e questo mio piccolo suggerimento. Alla prossima, ciao da Fulvia!